ho fatto dei lavori interessanti, mi sono divertita, ho avuto successo e ho fatto carriera, ma ad un certo punto della mia vita ero sopraffatta dalla fatica, stavo pagando in energia vitale quei risultati e mi sono domandata, ma la vita è fatta così? È questa la vita? Forse mi sfugge qualcosa. E in effetti qualcosa mi sfuggiva. E quindi che cosa ho fatto? Ho cominciato a cercare, ad esplorare. E quello che ho imparato ve lo voglio raccontare, voglio lasciare qui un semino di come sia possibile vivere la diversità come una ricchezza. Oggi le neuroscienze ci dimostrano che il cervello è plastico, quindi è semplicemente una decisione quella di trasformare delle credenze che abbiamo, trasformare dei comportamenti che abbiamo. Il carattere non è dato, ha a che fare certo con una forma che abbiamo definito tra 0 e 7 anni, ma che possiamo trasformare. Per esempio per me la mia strategia principale nella vita è stata andare nella vita con 2 elementi importanti. Essere disponibile, che vuol dire essere sempre disponibile, non dire di no, cercare di adattarsi, farmi carico dei problemi degli altri, non restituire la responsabilità, non settare il confine, no? Che è tipicamente femminile questo pezzo. Non sto dicendo che è solo, ma che è tipicamente femminile. E l'altro pezzo è autonoma, indipendente, faccio da sola, non ho bisogno, non chiedo, sono capace. Siamo indipendenti, che però vuol dire chiusi, che però vuol dire che non siamo in grado di esprimere un bisogno, tendere una mano, connetterci. L'essere umano ha un bisogno fondamentale, che è quello della connessione. Ma se noi non diciamo di cosa abbiamo bisogno, non ci possiamo connettere, perché l'altro non se lo immagina. È un'illusione che se mi ama allora capisce quello di cui ho bisogno. Ce la fanno. Ma non ce la facciamo neanche noi. La pretesa che noi abbiamo di sapere di che cosa che ha bisogno l'altro spesso lo invade. Parlo di me, Non ho una... Questa strategia di fittare con le mie regole e stare in questo spazio di adeguarmi alle aspettative degli altri mi ha portato in una posizione dove, e spesso questo riguarda le donne, e so che è impopolare ma lo dico lo stesso, dove ero una vittima, ma dalla parte della ragione. Perché aveva voglia di dirmi, cioè mi carico della casa, e il bambino, e il lavoro, e faccio questo, e faccio quell'altro. C'ho una serie di cose che faccio sempre la cosa giusta rispetto alla strategia che ho, quindi mi riduco, faccio sempre la cosa giusta, ho ragione, eppure le cose non vanno come dico io. Quindi sono una vittima, ma dalla parte della ragione, perché alla fine quella gabbietta lì è scomoda, cioè non è una gabbia in cui stiamo bene, però ha il suo comfort, perché è sicura. E quando decidiamo di uscire da quella gabbietta lì non abbiamo più punti di riferimento, non abbiamo più le norme, possiamo sbagliare, possiamo cadere, possiamo farci criticare, possiamo farci giudicare e questo ci fa paura. Quindi perché dico una vittima ma dalla parte della ragione? Perché sono una vittima, perché mi sto caricando il mondo sulle spalle, ma in realtà di chi è la responsabilità? È mia, non c'entra nessun altro. Il punto è che se non faccio così, nel mio sistema ho paura che gli altri se ne andranno. Ma quello è un tema mio. Attraversare la paura che gli altri se ne vadano è un tema mio, mi riguarda, è la mia responsabilità, è la scelta che ho di stare nella vita o di stare in una gabbia. E parlo delle donne perché è un'esperienza che ho. I maschi hanno altri temi. Se vi fiderete di voi, di chi siete, avrete le capacità, avrete le risorse per andare incontro all'altro con fiducia, perché potrete fidarvi di voi.
e potrete guardarlo come una risorsa per fare qualcosa di grande, perché in fondo è questo quello che l'uomo vuole, creare cose grandi e restare connesso.